Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video, come promesso, inizio a parlare di come ho integrato i miei climatizzatori Samsung utilizzando le API della SmartThings. Questo perché io non ho un hub locale SmartThings, quindi è tutto su cloud, e il binding ufficiale di OpenHub permette l'integrazione utilizzando un hub locale. Mi sono quindi studiato le API di SmartThings dal punto di vista dell'interfacciamento con i climatizzatori e devo dire che si riescono a fare un bel po' di cose, si ha un controllo totale dei dispositivi e quindi questo mi ha permesso di creare gli item per gestire in toto il climatizzatore. Oltre a questo, ovviamente non c'entra niente con l'API di SmartThings, però ho anche aggiunto il rilevamento del consumo delle due unità esterne, perché io ho un impianto formato da due unità esterne e sono riuscito tramite il classico misuratore di corrente che utilizzo io, che è basato sulla schedina AppZem 004, sono riuscito appunto a rilevare in maniera abbastanza semplice il consumo di queste unità. Quindi ho confezionato tutto all'interno di OpenHub e quindi sono riuscito a creare l'integrazione completa per i 4 climatizzatori. In questo video faccio un'introduzione generale su quello che sono riuscito ad ottenere e dico due parole su come l'ho fatto, e poi in un video successivo andiamo un pochino più nel dettaglio tecnico per capire come effettivamente va fatta l'integrazione tramite API e quindi la relativa configurazione delle chiamate HTTP. Partiamo dalla home page di OpenHub e andiamo a vedere come si presenta tutti gli item che ho inserito per i climatizzatori. Quindi vado sui dispositivi, sui climatizzatori, e qui ho tutti gli item che ho creato per gestire le 4 unità interne e le 2 unità esterne. Ovviamente per gestione dell'unità esterna intendo la misurazione del consumo. Come vedete qua al piano terra io ho i clima accesi per il riscaldamento e quindi ho un consumo attivo. E poi ogni unità interna ha i suoi item. Ovviamente sono tutti uguali come item perché i climatizzatori sono praticamente identici, e questi sono tutti gli item che io ho deciso di gestire a livello di singola unità. Quindi andando in ordine abbiamo la percentuale di utilizzo del filtro, quindi 100% vuol dire che devo pulire il filtro perché sono passate le ore di utilizzo impostate sull'unità interna. Il flag di autopulizia, la tipologia di flusso d'aria, quindi se è fisso, verticale, orizzontale, eccetera, il limite delle ore del filtro di cui abbiamo parlato prima, l'eventuale modalità opzionale del climatizzatore, la modalità che è riscaldamento, in questo caso qui possiamo avere riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento, eccetera eccetera. Poi comunque sono tutte cose che vediamo quando approfondiamo i dettagli tecnici. Lo stato del filtro che mi dice che lo devo lavare, l'interruttore acceso o spento, adesso è acceso, la temperatura ambiente rilevata dal termostato interno al climatizzatore, la temperatura impostata che deve raggiungere il climatizzatore e la velocità della ventola. Come detto, le 4 unità interne le ho configurate praticamente tutte allo stesso modo. Quindi questo è come si presenta di default dopo aver configurato gli item relativi. Ovviamente mi sono fatto la paginetta sulla sitemap in modo tale che riesca tramite smartphone a controllarlo in maniera molto semplice. Quindi possiamo andare a vedere, ci mettiamo in modalità smartphone e ho aggiunto questa entry che è clima, dove ho suddiviso piano terra e primo piano, e queste sono le varie opzioni che posso dare al climatizzatore. Quindi ho la visualizzazione del consumo, lo posso accendere e spegnere, posso cambiare la modalità, cambiare la temperatura impostata, modalità opzionale, ho queste 4 scelte, poi posso andare nei dettagli per vedere la possibilità di cambiare la ventola, il tipo di flusso d'aria, lo stato del filtro e l'autopulizia. Quindi praticamente è un modo diverso di vedere gli stessi item che abbiamo visto prima nella pagina autocostruita dal modello semantico.
Passiamo velocemente a vedere la configurazione che io normalmente faccio su file di testo, e il tutto si basa su un paio di file: il file delle things, in cui vengono generate le things relative all'URL HTTP che bisogna invocare per chiamare le API e poi ovviamente passare i dati di autenticazione. C'è tutta una procedura da fare sul portale SmartThings per abilitare gli utenti a interrogare le API, e poi tutti i canali che verranno poi mappati sugli item per ottenere tutte le funzioni che abbiamo visto prima. Ovviamente ho una things per ogni clima interno, poi ho il file relativo agli item veri e propri, dove vado a mappare i canali che abbiamo visto prima su item utilizzabili in OpenHub. Diciamo che arrivati a questo punto, una volta create le things e i channel corretti, poi l'integrazione è un'integrazione standard per OpenHub, in quanto bisogna semplicemente legare l'item del tipo corretto con il canale che ci arriva appunto dalla things HTTP. Ovviamente ho gestito anche i vari metadata relativi a Google Home e ad Alexa, in modo tale che con la voce possa controllare e impostare i vari clima. Comunque poi vediamo tutto nel dettaglio nel video che farò un pochino più tecnico. Prendiamo a campione uno dei 4 clima che ho configurato e andiamo nel dettaglio a capire cosa bisogna fare lato SmartThings e lato OpenHub. Detto questo, per questo video possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo fatto una rapida introduzione su qual è il risultato che ho ottenuto utilizzando l'integrazione tramite API HTTP SmartThings per integrare in OpenHub i miei climatizzatori Samsung, e in un video successivo andiamo a vedere effettivamente i dettagli tecnici per andare a creare tutto quello che è stato visto in questo video. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!